Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come vedete oggi mi trovate in versione mercoledì Addams perché Halloween è alle porte e anche quest'anno ho pensato di condividere con voi un tutorial per creare un costume super semplice, super veloce e soprattutto spendendo il meno possibile. E ho scelto Mercoledì Addams perché è un personaggio che mi piace tantissimo, ma principalmente perché è un tipo di costume davvero semplice da ottenere. Vi serviranno pochissimi elementi. Il principale e imprescindibile è un vestito nero con colletto bianco, che è un po' il marchio di fabbrica di Mercoledì Addams. Se non lo possedete però e non volete investire acquistandone uno, non preoccupatevi, potete risolvere optando per camicetta bianca, maglioncino nero, gonna nera, mocassino e siete a posto. Come vedete io ho usato anche una parrucca che in questo periodo si trova abbastanza facilmente anche online per dei prezzi super accessibili. Se però avete già i capelli scuri e della lunghezza giusta potete saltare il passaggio parrucca e quindi siete già avvantaggiati. Dopodiché nel video vi mostrerò anche come realizzare questo trucco, che vedrete davvero semplice, anche perché, come vi dico ogni volta che giro un video in cui c'entra un po' il trucco, io non sono una truccatrice, ho delle competenze abbastanza limitate, quindi se riesco a ricrearlo io sicuramente riuscirete anche voi. E come vedrete ho utilizzato trucchi che avevo in casa, non ho acquistato niente, si tratta di prodotti abbastanza base, abbastanza classici. Se quest'idea vi piace io vi invito quindi a continuare a guardare questo video nel quale vi mostrerò proprio come mi sono trasformata in Mercoledì Addams, perciò buona visione. Eccoci qua, pronti per cominciare. L'idea di base è quella di creare un trucco molto chiaro e principalmente sulle tonalità fredde. Ricordiamoci che Mercoledì Addams era una bambina, però la mia idea è quella di trasportarla un po' in un mondo leggermente più adulto con un trucco che la ricordi. La prima cosa da fare, come al solito, è mettere un po' di primer in modo che il trucco duri un po' di più, soprattutto se avete in mente di utilizzarlo per una festa o insomma di tenerlo su un po' più a lungo. Come al solito ultimamente io uso la Unicorn Essence della Farsali perché mi sto trovando molto bene, e poi l'unicorno per qualche motivo mi sembra appropriato per Halloween, ancor più che la bottiglietta, come vedete, è viola, molto a tema. Una volta messo il primer e quindi creata una buona base per applicare il trucco, metto il primer occhi, quindi chiaramente iniziamo con la base, un po' come faremmo con qualsiasi tipo di trucco. Come primer occhi oggi sto utilizzando la Eyeshadow Primer Potion della Urban Decay, che è uno dei miei preferiti, e poi vado a stenderlo sulla palpebra in modo da uniformarla e di nuovo creare una bella base per poi applicare gli ombretti. Ok, procediamo poi con il fondotinta. Scegliete il fondotinta più chiaro che avete, non so se capita anche a voi, a me capita sempre di scegliere dei fondotinta che sono o troppo scuri o troppo chiari. Questo è il momento per sfruttare quelli decisamente troppo chiari. Uno dei più chiari che ho è questo, l'Amazonian Clay Full Coverage Foundation della Tarte, che ho da un po' di tempo, spero che non sia scaduto, però la cosa positiva è che è molto chiaro e super duper coprente. Di nuovo l'idea è proprio quella di creare un fondotinta, cioè una base per il viso molto chiara. Più è coprente meglio è, più è chiaro meglio è, un po' il concetto è questo. Andiamo a stenderlo per bene in modo da coprire un po' tutto. Come vedete già sembro leggermente la morte embriaca, ma l'idea è proprio quella. Una volta soddisfatti dell'applicazione, ovvero quando ci sembra che effettivamente il fondotinta sia stato distribuito in modo uniforme, passiamo al prossimo step, che è correttore. Di nuovo scegliete il più chiaro che avete, perché la parola d'ordine per questo video è
essere emaciati, pallidini pallidini. Io ho scelto Naked Skin della Urban Decay nella colorazione Fair perché è uno dei più chiari che ho, come ho appena detto, e lo andiamo a stendere nei posti classici da correttore, ovvero sotto gli occhi, lo porto un po' attorno al naso, sul dorso del naso, sopra le labbra, qua sul mento, e poi ne metto un pochino, ma proprio un pochino anche qua, sotto a dove farò poi il contouring, e utilizzando lo stesso Beauty Blender andiamo a stendere il correttore. E diciamo che sono abbastanza soddisfatta del risultato. Prossimo step, contouring. Non sarà un contouring vero e proprio perché principalmente il mio scopo è quello di dare alle guance un'apparenza di scavato, incavato, uno dei due, a caso scegliete voi. Ho scelto di farlo con la palette di Kat Von D, che è quella Shade and Light, che è fatta proprio per il contouring. Vado a prendere il colore più freddo dei tre, che è questo, e lo metto qua sotto, facendo appunto un contouring un po' pesantino, proprio perché voglio dare l'idea, come dicevo, delle guance leggermente incavate. Bene, bene, bene. È giunto il momento di far cadere il pennello del contouring, ma poco importa perché tanto non mi serve più nell'immediato. Dicevo, è il momento di fissare tutto questo con della cipria, e la stendo con un pennello. Ok, possiamo passare al prossimo step, il trucco occhi. Come vi ho già ripetuto diverse volte, Wednesday Addams, mercoledì Addams, è una bambina, quindi non è truccata. La mia è una versione un po' più adulta, e come base prendo proprio, scusate non so perché urlo, lo stesso, con parole mie, lo stesso prodotto che ho utilizzato per il contouring, e lo uso come base, quindi lo vado a stendere un po' su tutta la palpebra, e poi ne prendo un po' con un pennellino più piccolo e la vado a portare anche sotto l'occhio, scendendo abbastanza per dare appunto l'impressione di un occhio un po' più rotondo e anche un po' più scavato. Fatta questa base, vorrei aggiungere un trucco un po' più scuro, decisamente scuro, ovvero del nero, che prendo dalla palette Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, e utilizzando questo pennellino anche abbastanza grande vado a applicarlo nella parte esterna dell'occhio, della palpebra. Vorrei creare un po' un effetto di profondità sulla parte esterna e anche sulla parte interna della palpebra, lasciando appunto una zona in mezzo vuota dove metterò un ombretto chiaro per creare appunto una zona luminosa e dare profondità agli occhi al tempo stesso. È andata così, un occhio sembra che mi sono presa un pugno, ma adesso cercheremo di risolverla. Vi avvicino un po' così magari vedete meglio, perché mi rendo conto adesso che forse da laggiù non si vede benissimo. Stay tuned, restate con me un secondo e mi troverete più vicina. Eccomi qua, non so se adesso rende meglio l'idea. Ci sono appunto le due parti interna e esterna della palpebra con l'ombretto nero, e l'interno per adesso è rimasto vuoto. Quello che voglio fare è andare a mettere nella parte interna un altro ombretto, uno decisamente chiaro, della palette Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, che è questo rosino, che in realtà risulterà poi
questa è la mia speranza, più sul bianco, principalmente perché di bianco non ne avevo. Dopodiché prendo da questa palette di Hourglass che uso sempre, che non è più in commercio, ma i prodotti sono in vendita comunque singolarmente, questo illuminante che è fuori fuoco, eccolo, e lo vado a stendere ancora di nuovo al centro dell'occhio perché voglio che ci sia un pelo più di luce, perché per il momento avevo steso un ombretto matte, quindi opaco. Vorrei aggiungere un po' di luce, non troppa, però anche sotto l'arcata sopraccigliare, e lo faccio utilizzando proprio lo stesso illuminante di Hourglass con il pennellino, quello di Fenty, che mi piace sempre per applicare l'illuminante in qualsiasi punto del viso perché ha una forma che lo rende molto facile da utilizzare. Lo stesso illuminante vado poi a stenderlo nei luoghi classici, quindi qui sullo zigomo, ma appena appena. Tra l'altro mi sento di dire che le mie occhiaie di default oggi mi tornano anche utili, perché secondo me Mercoledì Addams con un pelo d'occhiaia non guasta. Ok, come avete visto l'ho messo anche sul dorso del naso, sul mento, qui sopra l'arcata, sopra le labbra. Eyeliner, ovviamente Mercoledì Addams non aveva l'eyeliner, ma io ho deciso di metterlo lo stesso perché mi piaceva l'idea, e ho scelto il mio fidatissimo tattoo liner di Kat Von D. Ora avvicino lo specchio, che però grazie a Dio non vedete, e vediamo invece insieme se sto per rovinare tutto o se riesco a stendere l'eyeliner senza distruggere tutto il mio lavoro precedente, cosa che mi capita abbastanza spesso. Poteva andare peggio, poteva andare anche molto meglio. Ovviamente manca una parte significativa, che sono le sopracciglia. Per le sopracciglia utilizzo la mia fidata Precisely My Brow Pencil della Benefit nella colorazione 4, che è la più scura che ho, ma è anche quella che utilizzo normalmente. Oppure, se volete rendere le sopracciglia ancora più scure e nere, potete utilizzare anche un ombretto nero. Adesso vediamo il risultato solo con la matita. Se non mi troverò soddisfatta, potrei anche decidere di aggiungere l'ombretto. Come sapete, il momento delle sopracciglia è temutissimo perché non riesco mai a farle simili, non dico uguali, simili. In ogni caso, per questo trucco vorrei tenerle abbastanza uniformi e orizzontali, cioè non dargli troppa forma, perché Mercoledì Addams me la immagino o me la ricordo più con delle sopracciglia abbastanza dritte, mettiamola così. E diciamo che secondo me così possono andare. Non sono proprio soddisfatta, ma quando mai sono soddisfatta delle sopracciglia? Infatti anche stavolta, vabbè, sono quel che sono. A questo punto fisso il trucco con l'All Nighter della Urban Decay, uno spray per fissare, appunto, in modo che duri un po' più a lungo. Come avete notato non ho utilizzato del fard, perché appunto l'idea di base era quella di una carnagione maciata, quindi sicuramente non ci servono le guanciotte rosse alla Heidi. Quello che manca ancora è il mascara, che io metto sempre dopo aver fissato il trucco. Oggi ho scelto il Bad Girl Bang della Benefit perché è abbastanza intenso e mi piaceva l'idea di un mascara che si potesse vedere bene, quindi non troppo naturale. E se ce la faccio senza fare danni lo metto anche sotto
nelle ciglia inferiori per l'effetto un po' più bambolina. Voilà, boom! Stavo per distruggere tutto il mio setup qua sotto. Il mascara è al suo posto, io sembro molto emaciata, l'idea era quella. Il contouring c'è per dare un po' più l'incavato, manca solo più il rossetto e i capelli. Per i capelli ho scelto di utilizzare una parrucca. Volendo potete anche utilizzare i vostri capelli indipendentemente dal colore che avete, però per un risultato un po' più verosimile io ho deciso di utilizzare una parrucca nera. Ho avuto grosse difficoltà a trovarne una con la riga in metà, ne ho trovata soltanto una con la frangia. Adesso vediamo di aggiustarla per il classico look trecce di mercoledì e poi concluderemo ovviamente anche con le labbra. È il momento temuto di infilare la parrucca, vediamo come butta. Dun dun dun. Hop! Questa è la parrucca che ho trovato io, che come vedete ha questa bella frangettina che con Mercoledì Addams non c'entra assolutamente nulla. Dovrò quindi cercare di togliere la frangetta e creare una riga in mezzo e poi con delle mollette fissarla. Cerco di dargli anche un pelo di volume perché Mercoledì Addams aveva un po' di volume in questa zona. Okay. E adesso ovviamente andiamo a fare delle trecce cercando di dividere. Comincio col separare i capelli in modo che poi non mi ingombrano e creo queste due trecce cercando di farle più strette possibile partendo da dietro l'orecchio. Treccia numero 1 fatta e adesso treccia numero 2. Bene. Manca ancora un dettaglio perché Mercoledì Addams ha proprio l'attaccatura dei capelli molto appuntita, cosa che io ho un po' però non a sufficienza, e quindi vado a creare questo tipo di attaccatura con una matita nera in modo evidente, perché anch'io in realtà ho una leggera attaccatura a punta ma non si vede tanto quanto vorrei. E quindi lo faccio utilizzando una matita nera. Per il rossetto abbiamo due strade: o mantenersi più vicino all'idea di Mercoledì Addams bambine, quindi mettere un rossetto assolutamente nude, quasi invisibile, oppure la strada che ho scelto io e quindi di utilizzare un rossetto molto molto scuro. Io ho optato per il rossetto più scuro che ho, che è Artist Rouge Matte della Make Up For Ever, che è questo colore amaranto scuro. Prima però vado un po' a delineare le labbra con l'Everlasting Lip Liner di Kat Von D nella colorazione Misfit, che di nuovo è il più scuro che ho. Ci siamo, il trucco è finito. Per concludere il vostro costume vi servono soltanto più tre cose. La prima e la più importante, è quella che proprio dà il senso, insieme un po' alla parrucca, a questo costume, è un vestito nero con colletto bianco e poi dei collant che potete avere o neri o, io ho deciso di dargli un tocco un po' più Halloween, ne avevo a strisce bianche e nere, e poi delle scarpe nere, dei mocassini semplici, col tacco, senza tacco, lì sta a voi scegliere.
Allora, cosa ne pensate? Non era un costume semplice da realizzare? Come avete visto, pochi elementi, minima spesa, massima resa e nel giro di mezz'ora avrete un costume di Halloween pronto da sfoggiare. Se questo video vi è piaciuto e in qualche modo vi ha ispirato, come ogni volta io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete altre immagini del costume finito insieme alla lista di tutto ciò che ho utilizzato, quindi sia per realizzare il trucco che per l'outfit in generale, con link per acquistarlo online nel caso in cui abbiate bisogno di reperire qualcosa che non avete a portata di mano. E ovviamente il link al mio post dedicato è nella info box proprio qui sotto al video. Cliccate sulla freccettina e si aprirà un mondo di informazioni pronte per voi. Per oggi non c'è altro, io vi mando un bacione, buon Halloween a tutti e Mercoledì Addams vi saluta. Ciao!